La mia passione per la pesca risale all'incirca a quando avevo 4 anni, quando mio padre mi portò per le prime volte sulle rive di un lago a pescare delle piccole arborelle con le canne fatte in bambù. Da quel momento in poi ho sempre maturato questa passione sempre di più, con sempre più voglia appunto di superarmi in qualsiasi pesca facessi. E in Arno ora sono ormai 2 anni che pratico la pesca spinning al siluro. Non appena ho iniziato ad approcciarmi a questo mondo ne sono rimasto talmente innamorato che ormai sono veramente appassionato, ed è difficile anche per me lasciare questo, perché ho sempre voglia di superarmi e di andare oltre ogni limite cercando i pesci della vita. Sto cambiando l'ancorina in quanto un po' danneggiata, e siccome ho visto che qui sotto sono presenti moltissimi incagli, ho bisogno di qualcosa che mi dia un po' più di sicurezza nel recupero. Monto un amo single 4-0, tendo sempre a piegare l'amo sopra, lo piego e lo inclino verso il dentro in modo tale da evitare che sia un amo ferrante, quindi quando il pesce andrà a mangiare la nostra esca quest'amo non entrerà in azione, e l'unico amo che verrà preso in considerazione all'apparato vocale del pesce è il nostro amo che è sotto. Avendo il siluro una placca ossea, soprattutto nella parte superiore e inferiore della mascella, importante, è necessario appunto utilizzare degli ami importanti. Abbiamo bisogno di attrezzature che quando devono appunto forare questa bocca molto dura devono penetrare facilmente. Speriamo veramente di effettuare una bella cattura, di prendere un cazzo di pesce veramente grosso, ma per il momento mi sa che dobbiamo aspettare. Un pescatore deve essere consapevole che quando si parla di siluro si parla di pesche estreme, si parla di pesche a livello fisico veramente stancanti. Gli orari sono veramente allucinanti, cioè possiamo pescare la mattina presto alle 4 e non trovare attività, come già è successo, e magari invece durante il giorno, continuando la nostra sessione di pesca, possiamo incappare in veramente pochissimi minuti di attività, in quale è possibile effettuare anche 4, 5, 6 catture di fila. Senti, guarda, noi sto facendo un cambio lato e stamattina mi hanno rubato il posto alla parte opposta in un secondo. Non ho capito, stamattina sono arrivato sullo spot, no? Alle 4:30. È uscita una macchina da dietro, boom, è entrata dentro e mi ha fregato il lato opposto della pesca. Sì, la situazione è magra, ho cambiato qualcosa durante il giorno, se no sicuramente sto qualcosa. Va bene, vai Samu, ci sentiamo, dai. Va bene? Vai. Va buono, va buono, va buono. Ciao Samuelino, ciao. Grosso. Bel pesce, taglia interessante. Andiamo cazzo, andiamo! Guardate come l'ho lamato bene. Adesso lo slamiamo. Combattimento bello intenso.
veramente una potenza allo stato puro. Questo pesce si è rivelato un abile maestro del combattimento. Siamo stati un po' più scaltri, abbiamo stravinto e ora ce lo godiamo in tutta la sua bellezza. Perché per quanto la gente possa pensare che siano dei pesci un po' bruttini, in realtà per me sono bellissimi. La preda preferita per questo pesce, soprattutto nel tratto basso dove vado a pescare io molto spesso, sono i muggini, i cefali. Non concentro mai la mia attività di pesca in un luogo solo, ma a seconda dei mesi cerco di variare per seguire appunto la risalita di questi pesci. Capisco più o meno a che punto sono i pesci che stanno risalendo e in base ai foraggio mi muovo anch'io. Per quanto riguarda l'attività predatoria, è un pesce molto furbo, molto astuto, non vede, è cieco assolutamente, però con i suoi baffi si colloca al di sotto dello sbarramento, aspettando appunto che i piccoli cefali si avvicinino per risalire, quindi per scavalcare la pescaia, si ferma, rimane immobile e molto spesso quando il cefalo appunto non riesce a superare, a scavallare la pescaia e ricasca, lui percepisce le vibrazioni di questo quando casca in acqua e di conseguenza poi apre la bocca risucchiando il pesce. Eccolo! No! No, 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 era grosso questo cazzo! Cazzo. Peccato perché era veramente un bel pesce, peccato davvero. Sembrerebbe che ci sia movimento, quindi insistiamo perché il momento sembra quello giusto. Questa è la taglia che ti spacca la schiena veramente in una maniera allucinante. Anche questo è veramente un bel pesce. Dai, sfogati. Guarda, riputa in mucina, visto? Bello, una bella taglia. Veramente una bella taglia. Spettacolo! Mamma mia! Ci hanno fatto patire le pene dell'inferno! Che pesce! Mamma mia! È enorme! Che spettacolo! La mia passione si è rafforzata maggiormente negli ultimi anni perché ho iniziato a lavorare appunto in un negozio di pesca, fatto della mia passione quello che è il mio lavoro oggi attualmente. Ragazzo giovane, volenteroso, molto intraprendente e amante della pesca. E sono veramente molto contento perché grazie a lui si è visto molto la crescita del negozio, anche in ambiti di tecniche che non avevo prima in mente di tenere qua. Un pescatore va lasciato fare, è una dote la sua, quindi chapeau! Se penso alla pesca spinning al siluro nel futuro, penso comunque che sia una, diciamo, delle pesche più belle che una persona possa fare. Prenderà sicuramente e coinvolgerà sicuramente molti pescatori appassionati appunto, che amano il pesce grosso di taglia, che amino sentire un attacco impressionante sulla canna, perché hanno degli attacchi questi pesci veramente spaventosi, ma soprattutto credo che sia una delle pesche più essenziali che un pescatore possa fare, in quanto basta una canna, una borsa
magari non lo so, esci dal lavoro e voglia di farti 2 lanci, passi sul fiume, esci e fai 2 lanci. Certo, sarebbe facile attribuire tutte le colpe a questo pesce, ma il silurio è veramente l'unico problema che abbiamo nei corsi d'acqua qui in Italia? È veramente l'unico colpevole?